Beh, allora? Hai deciso se verrai alla festa di Giulia? Non lo so. E se poi c'è quel ragazzo che le piace? Ancora con questo ragazzo? Guarda che è solo nella tua testa. Io sono sicuro che lei ricambierà. E allora non voglio rovinare la festa a te. Impossibile. Se ci sono film di alcol, lo sai che mi diverto. Sei sempre il solito. Ah! Rompiscatole. Sei il solito con sta festa. Che palle. Ma che? Marco! Che succede? Oh merda. Che cosa ci fa un portale qui? Non lo so, fino a poco fa non c'era. È comparso qui dal nulla. Dal nulla. Beh, entriamo, no? Entrare? Quando ci ricapita una cosa così? Non sei curioso? Più che curioso, sono un po' impaurito. Io direi di entrare. Aspetta. Tutto questo mi ricorda una lezione del professor Vincenzi, ricordi? Sicuramente non stavo ascoltando. Come sempre. Magari se andiamo da lui ci saprà dire di più. Ma magari questo è un segno di Dio. Dobbiamo entrare e basta. Se è un segno di Dio, come dici tu, il portale rimarrà qui e ci aspetterà. Però non gli diciamo che abbiamo trovato un portale. Potrebbe rubare quello che c'è dentro. Sarebbe bene andare, no? Prima che finisca l'università. Dai, che aspetta qui il portale. Ma che stai facendo? Stai scrivendo a qualcuno che abbiamo trovato un portale? Sto solo scrivendo un messaggio a Giulia, tranquilli. So già che sarà una perdita di tempo. Ma non fare il pessimista. Avanti! Salve, professore. Ragazzi, cosa ci fate qui? Vorremmo farle giusto qualche domanda. Ma che siano 5 minuti, eh? Allora, arrivo subito al dunque, professore. L'altro giorno, in biblioteca, mi sono imbattuto in uno di quei portali di cui avete parlato a lezione. Mi sa che ci vorranno più di 5 minuti. Sai di cosa stiamo parlando? Ci sono delle vere e proprie teorie dietro tutto questo. Teorie? Che tipo di teorie? Tipo viaggi interdimensionali? Non proprio, qualcosa di più complesso. Si dice che Dio in persona abbia creato questi portali per poter permettere ad alcune persone di poter raggiungere il sapere. Ovviamente, tutti quelli che hanno detto queste cose sono stati considerati dei bugiardi, degli eretici, sono stati anche bruciati. Non potendo nemmeno confutare le proprie tesi. Erano tempi diversi e poi la Chiesa aveva il controllo su tutto. Quindi dopo questi cosiddetti pazzi non si è più sentito parlare dei portali? Al contrario, ce ne furono altri, ma quello più importante appartiene a un uomo molto conosciuto, un certo Dante Alighieri. Dante Alighieri? E che cosa c'entra con tutto questo? In molti sanno che Dante, battendo la testa, ebbe la visione del quadro completo. Inferno, purgatorio e paradiso. Sì, per molti cristiani questa è la concezione di dopovita. Sì, ma solo chi ha avuto il privilegio di leggere i diari privati di Dante sa che le cose sono andate diversamente. Dante Alighieri, durante uno dei suoi cammini, si ritrovò davanti a un portale. Come ben sapete, il resto è storia. Sta dicendo che Dante, dopo essere entrato, ha visto tutto quello che poi ha scritto nella Divina Commedia. Le cose andarono diversamente.
Dante scrisse sì, la commedia, ma non la versione che noi tutti conosciamo. E quale versione? La prima versione era molto diversa da quella che tutti noi conosciamo. La struttura non era la stessa di oggi. Dante aveva scoperto che la terra, dove noi ci troviamo, è il purgatorio stesso, e in base alle nostre azioni, e se siamo veramente meritevoli, la porta ci mostrerà la strada giusta, il cosiddetto inferno o paradiso. Come mai non è uscita questa versione allora? Alla Chiesa andava meglio la versione attuale, e questo serviva alla stessa per fare espiare e pagare ai fedeli i propri peccati. Sì, ma come anche lei può notare, qui abbiamo sempre sia l'inferno che il paradiso. Non esiste solo l'uno o l'altro. Questo vuol dire che il destino è già scritto, e in base ai comportamenti che ognuno di noi ha in vita, sceglierà la strada che lo porterà al portale. Chi si è comportato bene andrà verso il paradiso. Chi invece si è comportato male in vita prenderà altre strade. Il disegno di Dio. Lui stesso mise alla prova i suoi figli. Lucifero fu mandato poi a gestire l'inferno in quanto si era ribellato, e quindi per questo motivo il Padre Supremo lo punì. Professore, ma lei come fa a sapere tutte queste cose? In effetti è molto informato, professore. Durante tutti questi anni mi sono dilettato a spiegare le cose come erano, ma adesso sono anche un po' stanco e invecchiato. E a questo punto il testimone lo lascio a voi, a che i posteri possano effettivamente comprendere quello che nessuno sino ad ora è riuscito. Beh, direi che possiamo andare adesso. Sì, grazie ancora dell'aiuto, prof. Arrivederci. Arrivederci, professore. buona serata ragazzi. Ah ragazzi, non è che avete trovato per caso uno di quei portali? No, professore. Non fateci caso, stavo solo scherzando. Ci vediamo domani a lezione ragazzi. Buona serata, ciao. Grazie, Arrivederci. Ciao. Beh, allora entriamo, no? Tanto se succede qualcosa possiamo sempre uscire. Non lo so, la fai così facile tu. Cioè, come se il professore avesse parlato per nulla. Del fattore di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. No, non mi riferisco a questo. All'inferno, a tutto quello che è successo alle persone che poi sono state considerate dei pazzi. Dante era un essere umano. Come è entrato è uscito. Evidentemente Dio ci sta mettendo alla prova. C'è il sapere, ricordi? Sì, ma oltre al fatto che Dante aveva un'intelligenza superiore rispetto al normale, magari quel sapere che si nasconde dietro il portale è qualcosa che non può essere compreso da noi. Dante era comunque un essere umano. Ha scritto, guarda un po', la Divina Commedia. È stato conosciuto. Adesso si studia a scuola. Entriamo. Se succede qualcosa usciamo. Promesso. Te lo prometto. Però se le cose si fanno male non usciamo. Usciamo. Scrivo un messaggio a Giulia e poi entriamo. Con questa Giulia. Muoviti. Potrei non rivederla mai più. Sì, ma muoviti. Andiamo. Era ora. Emanuele! Emanuele! Dove sono? Chi c'è? Ce l'hai fatta! Ci sei anche tu. Vieni, dobbiamo andare. Credevo di averti perso. Ma dove è finito il portale? Te ne vuoi già andare? Sai, è sparito. Non vorrei rimanere qui per sempre. Come la fai tragica? Continuiamo, vediamo cosa c'è all'orizzonte, no? Dai! Hai tu il mio cellulare? No, magari l'avevo lasciato fuori il portale. Ah, sicuramente mi sarà caduto dall'altro lato. Dai, continuiamo che magari troviamo una via d'uscita. Lasciatemi speranza.
Andiamo. È l'unica via d'uscita, tanto. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai con la sera scura. Nel mezzo del Ma cosa dici? Dante aveva ragione. Siamo all'ingresso ora. Incomincio ad avere paura. Ma dai che una via d'uscita si trova. Una via d'uscita? Io neanche ci volevo entrare nel portale. Tu mi hai costretto. E ora non sappiamo né dove siamo e né dove sia questa dannata uscita. Che fai, te la prendi con me adesso? Guarda che la curiosità spinge anche te qui. Dobbiamo risolverle insieme queste cose. Dovevamo ascoltare il professore e basta. Dove vai adesso? Vado a cercare una via d'uscita. Ma fa come ti pare! Guarda qua un po'. Lo sapevo io che non eravamo gli unici. Marco! Che succede? Una macchina. C'eravamo noi. In fiamme. Iniziamo ad avere delle allucinazioni. Anche io ho trovato qualcosa. Ho trovato un'uscita. Un'uscita. Come quella. O quella. Aspetta, ce n'è un'altra. Beh, mi sembra che partano tutti sulla stessa direzione. Direi di proseguire, no? Sì, andiamo. Magari usciamo da questo posto. Beh, la domanda non si pone proprio. Andiamo là e andiamo a riposarci. Anche a me piacerebbe riposarmi, ma tutto questo continua a non convincermi. Cos'è che non ti convince, scusami? Questo è il nostro premio, siamo arrivati qua apposta. E se fosse davvero quella la nostra via d'uscita? Ma è possibile che ti fai sempre problemi? È dall'inizio di questa avventura che stai rompendo le scatole con questa storia. Ascolta, io ho bisogno di riposarmi, se vuoi venire vieni, se no resta qua. Non penso che proseguirò con te stavolta. Va bene. Arrivederci, Marco. Addio, amico mio. Hai agito bene, Marco, nonostante le innumerevoli tentazioni del tuo amico. Dove mi trovo? Chi è lei? Sono certo che tu sappia dove ti trovi. Sono morto? Non ancora. Anzi, le tue azioni ti hanno salvato. Lei è quello che noi chiamiamo Dio, vero? Te l'ho detto che già in fondo tu sapevi tutto. Se non sono morto, allora perché mi trovo qui? Il professore quindi aveva ragione su dove potessero condurre i portali. Sì, il tuo unico errore è stato quello di non ascoltare il suo consiglio, nonostante tu abbia scelto di entrare nel portale. Quindi dovrò stare qui per sempre? No, il tuo momento ancora non è giunto. Ora puoi ricongiungerti con i mortali. Aspetti un attimo. Emanuele, anche lui è qui. Mi dispiace, il tuo amico si è marchiato di troppi peccati, non riuscendo mai a trovare la via giusta. Quindi non ce l'ha fatta? No. Mi scusi, chi c'era lì? Non si ricorda niente? No, perché? Cos'è successo? Oltre al portale. Quale portale? Voi sabato scorso avete avuto un incidente stradale.
E siete stati in coma per 2 giorni. E purtroppo il suo amico non ce l'ha fatta. Non mi ricordo nulla ora come ora. Si riposi, avverto la sua famiglia che si è svegliato. Sa, erano molto in pensiero per lei. Grazie, dottore. Quindi Marco, dove eravamo rimasti all'ultima seduta? Vi stavo raccontando di me e di Emanuele e della discussione che abbiamo avuto prima della festa di Giulia. Sì, continua pure, quello che ricordi. Se non ricordo male eravamo in macchina e stavamo discutendo proprio sul perché io non volevo andare alla festa di Giulia. Beh, allora? Hai deciso se verrai alla festa di Giulia? Non lo so, se poi c'è quel ragazzo che le piace. Ancora con questo ragazzo. Guarda che so nella tua testa. Vede che lei cambia. Allora non voglio rovinare la festa a te. Impossibile. Se ci sono film di alcol, lo sai che mi diverto. Sei sempre il solito. Sei il solito a questa festa. Poi, che cosa è successo? Su questo ho dei ricordi un po' sbiaditi. Io ho pressato Emanuele perché affinché guidassi io, visto che non stava bene, ma lui mi ha assicurato che ce la faceva. Non mi ricordo né l'incidente né quello che è successo dopo. Poi mi sono risvegliato in ospedale e ho scoperto che il mio amico non ce l'aveva fatto. Capisco, sarà stato un trauma. Sì, soprattutto dopo quello che avevamo passato insieme. Ti riferisci a quello che è successo nel portale? Mi scusi, ma io non ho mai accennato ad un portale.